Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 13 al 28 agosto, verso la luna piena in pesci. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna e andiamo a vedere prima di tutto dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci. Questo è un periodo migliore per la riflessione e per la ricerca, soprattutto a livello spirituale. Possiamo seguire l'intuito, cercare di allontanarci un attimino dalla realtà per scoprire i nostri sogni, i nostri desideri. Può essere anche un momento perfetto per porre fine a dubbi, conflitti e incertezze. C'è un alto livello di empatia e quindi finalmente possiamo percepire attraverso i nostri sentimenti, le nostre emozioni alcune cose importanti e quindi concentrarci solo su queste. Di contro dobbiamo fare attenzione alla troppa sensibilità, al nervosismo, può essere nostro, può essere anche di qualcuno intorno a noi, vecchie situazioni ed esperienze che si ripetono, ricordi spiacevoli, lo stato emotivo può essere abbastanza instabile e rischiamo di impantanarci, farci bloccare o dalle illusioni, dalle paure e dalle incertezze. Queste sono le energie a favore e contro e adesso vediamo proprio per voi della bilancia il primo messaggio, la carta colpo di luna. C'è un punto di partenza quindi intorno al 13 agosto con questa carta che ci sta dicendo che abbiamo bisogno di alleggerire il carico di qualcosa, di distrarci, abbiamo bisogno di svago, forse anche di guardare con occhi più puliti, più sinceri, anche forse bisogno di maggior lucidità e chiarezza su un qualcosa nello specifico, quindi di più semplicità, sia nell'affrontare alcune cose che sono già in corso d'opera, sia di trovare maggior connessione con l'universo e quindi come facciamo a cogliere quei messaggi, quelle cose che ci devono arrivare appunto come segnali dall'universo se noi magari siamo troppo impegnati nella routine, nelle cose, che appunto non ci permettono di, osservare questi messaggi, che sono adatti a noi e che ci possono aiutare. Quindi, come dicevo, abbiamo bisogno di maggior serenità, di tranquillità. Messaggio importantissimo: come si può fare? È ovvio che alcune cose non si possono evitare, si deve lavorare, ci si deve impegnare in alcune cose, si può vivere magari un ambito della nostra vita che è abbastanza difficile, complesso, assolutamente sì, però bisogna anche bilanciare, trovare bellezza, fare ciò che ci piace, trovare un qualcosa che ci possa un attimino distrarre da alcune cose proprio per ritrovare fiducia e anche magari energie da utilizzare nelle varie cose. Altrimenti c'è questa carta, bella donna, che ci mette un po' davanti purtroppo ad alcune situazioni o persone dove si vanno a creare delle cose spiacevoli. Ma la donna sappiamo benissimo è velenosa e quindi ha a che fare con le persone velenose e inaffidabili, con delle situazioni tossiche o avere a che fare con una persona tossica.
che, se non possiamo assolutamente evitare, almeno cercare di stare in guardia, adottare le nostre, strategie, precauzioni, essere cauti anche con, nuove conoscenze. Bisogna magari difendersi, e cercare di capire se magari è arrivato il momento giusto di, lasciar andare, di non lasciarci più intossicare da queste energie, negative e basse e di allontanare, diciamo, queste persone o di chiudere queste situazioni. Come dicevo, se non possiamo farlo, in qualche modo, iniziare a compensare, a fare qualcosa di bello, diciamo, per noi, oppure fare qualche cambiamento importante. Non è mai facile, questo è vero, però diciamo a ulteriore conforto di alcune cose che stanno uscendo e proprio per spingervi in una determinata direzione, la luna oscura fa riferimento al potenziale, alle prime fasi di un qualcosa, quindi prepararsi per nuove iniziative. Magari, ecco, questa potrebbe essere la fase giusta per connettersi alle nostre emozioni, alle nostre intuizioni e cercare di, rigenerarsi, quindi magari riposarsi un attimino per poi favorire la trasformazione e la crescita, che parte nel silenzio. Quindi può esserci una pausa per voi per riflettere e che può essere determinante. Adesso andiamo a vedere gli altri suggerimenti dall'oracolo dello sciamano. Vediamo quali sono gli altri messaggi. Partiamo dalla luna. Ecco, la luna ha a che fare proprio con quello che facciamo un po' noi attraverso questa lettura, e cioè seguire il flusso, le energie lunari, anche il flusso un po' degli eventi, e quindi di osservare le cose intorno a noi, lasciare andare il giudizio. Ormai se alcune cose procedono in un certo modo, dobbiamo mettere da parte quei sentimenti e quelle emozioni che ci bloccano ulteriormente e invece noi dobbiamo proprio permetterci praticamente di lasciare andare ciò che non ci serve più. Può essere un pensiero, un'abitudine, una relazione, e abbiamo visto tante varie circostanze che possono purtroppo, diciamo, bloccarci. Cercare le risposte senza fretta, magari fare meditazione, anche questa ci parla di silenzio, di proteggere e amare se stessi e proprio soprattutto di proteggere le nostre stesse energie. Poi troviamo la donna selvaggia che ci parla di istinto profondo, di intuizione, di riconoscere ogni parte di noi stessi, ma riconoscere alcune esperienze e che se sono state dolorose ci devono insegnare qualcosa, quindi di non vivere sempre e solo quel dolore, ma far sì che queste cose ci possano aiutare a trovare la strada giusta e il percorso nuovo da seguire. Ascoltare l'intuito, come abbiamo visto, e il flusso degli eventi sarà utilissimo per voi per riflettere e far sì che voi possiate prepararvi a questo nuovo inizio, e il bastone va a consolidare il potere, la determinazione, il coraggio che possiamo trovare e utilizzare, e ci parla di esplorare un po' il nostro modo di dirigere la nostra vita e le nostre azioni. Sono importantissime perché non dobbiamo per forza, diciamo, aver fretta, diciamo, nelle cose. Questo è vero, abbiamo adesso bisogno di concentrarci solo sulle cose più importanti, di attuare una fase di riequilibrio e cercare di capire quando sarà il momento giusto di intervenire. Quindi la massima consapevolezza, non all'impulsività, di fare delle scelte proprio importanti, che secondo me vi possono preparare
preparare a un nuovo inizio. Questo può toccare un po' tutti gli ambiti della vostra vita, però da quello che vedo, quelli che sono più in sofferenza, quelli che sono un po' più delicati e difficili, che sono stati molto dolorosi per voi nel periodo precedente e forse anche in questo momento. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!